dire ovviamente per scontato che voi avete un Apple Watch e un iPhone e per questi tipo di utenti. Andiamo a cliccare qua in basso a destra il pulsante per inviare una nuova email, mettiamo al nostro stesso indirizzo email, quindi il mio, anche se potete mettere se avete un'email secondaria, non mi interessa. Poi oggetto mettete Google, che pronuncia di inglese, raga. Poi andiamo su Safari e andiamo a prendere appunto, già a me mi è andato su google.it e google.com come volete. Andate a copiare questo indirizzo e andatelo ad incollare qua sotto nel testo. Ok, quindi ora ve lo fa direttamente come link e ci rivediamo sul set dove c'è il mio Apple Watch. Ah, comunque dimenticavo, prima di staccare la registrazione e passare di nuovo all'Apple Watch, ovviamente dovete inviare la mail, mi raccomando. Ok, siamo qui con il mio Apple Watch SE e allora, dopo appunto che abbiamo inviato la mail, comunque vi consiglio di contrassegnarla, quindi non so se avete presente quella bandierina dove si possono contrassegnare le email come diciamo importanti. Quindi andiamo poi ad aprire dove ci sono tutte le schermate delle app, andiamo ad aprire l'app mail. Successivamente, se l'abbiamo contrassegnata possiamo andare a vedere qua. Quindi poi qua ci apparirà come link, andiamo a cliccare il link, possiamo vedere si aprirà una sorta di Safari, diciamo un incognito, e fai continua a leggere. Sì, è un po' più macchinoso, perdevo un po' più tempo, però è molto utile per alcune copiature scolastiche. Lui alcune volte mi ha salvato. Basta così. Allora, poi qua possiamo scrivere una qualsiasi cosa, per esempio io voglio dire Lorenzo Perucci Technology. Perfetto. L'ha capito. E ora, siccome Google è molto intelligente e non mette... Ah, ok. Quindi noi dobbiamo andare a mettere quello che vogliamo cercare. Per esempio io voglio cercare il mio nome. Aspettiamo i risultati di ricerca. Anche se comunque questo video è incentrato su Google, però vi consiglio, per essere anche più veloci, questo qua per le copiature o per qualsiasi altra cosa, che andate su Bing, Bing Microsoft. Bing Microsoft. Vabbè, lo dovrebbe capire lo stesso. Praticamente, se andate con Bing di Microsoft, vi accorgerete Bing Microsoft. Ora l'ho scritto bene. E per esempio, qua andiamo a prendere uno degli ultimi, per esempio Bing Microsoft. Andiamo a prendere per esempio Translator. Vi posso dire in modo che andiamo a prendere appunto bing.com. Cerchiamo di uscire da questa pagina, oppure se ci riuscite ancora meglio andate a cercare direttamente Bing Microsoft, perché dopo un po' Google in base alla vostra connessione vi fa apparire i risultati di ricerca. Non è come il telefono che non è come il telefono che è istantaneo, però per fare cose veloci Google è ok, anche se vi ripeto Bing di Microsoft. Fate questa cosa di Google, poi andate su Bing di Microsoft, oppure se proprio volete velocizzare le cose mandate direttamente alla mail con il link di Bing di Microsoft. Mi viene più veloce perché su Google qua non c'è la lentina di ricerca, quindi il tasto invio, perché è fatto come per telefono, quindi non c'è un tasto invio solo se troviamo il risultato preciso. Invece su Bing c'è proprio la lente di ingrandimento che se la premiamo o lo trova o non lo trova possiamo andare a fare la ricerca ed è molto più veloce ed intuitivo. Comunque potete fare come volete. Comunque per questo video è tutto.
spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque, non so quante volte ho detto comunque, questo mese sarà pieno di video di Apple Watch, quindi di tutte le cose, top 5, vi ripeto, boom. Preparatevi perché già ci sono bei video in programma e a marzo ci potrà essere qualche sorpresina un po' più big. Comunque per questo video è tutto, vi ripeto, ci vediamo con un prossimo video sempre su questo piccolino. E comunque io vi metto qualche offerta se la trovo su Apple Watch SE 4, serie 5, serie 6, serie 7. Vi metto qualche offerta così da Amazon oppure da altri siti che ritrovo affidabili, e quindi se volete fare un buon acquisto trovate qua sotto in descrizione. Io vi saluto, arrivederci.